L'idea nasce da una frase che canta Geronimo, una delle prime frasi che canta, nel suo primo recitativo. Questa frase poi ha scatenato tutto il processo creativo mio e del team. E nella frase c'è lui che rimprovera dei servi che a quanto pare poco prima del suo ingresso in scena lo hanno chiamato semplicemente dandogli del lei. Lei, signor Geronimo. Lui si arrabbia moltissimo perché sostiene che in Italia i mercanti come lui che hanno dei contanti, che quindi si sono arricchiti, hanno titolo di illustrissimo. Quindi illustrissimo io sono e va benissimo. Quindi li rimprovera dicendo io in Italia sarei chiamato così. E allora questa cosa ci ha fatto venire in mente che lui in realtà potesse essere un emigrato che dall'Italia è arrivato, approdato nella Grande Mela e ha costruito una piccola fortuna, un piccolo impero intorno al dolce napoletano più famoso che è il babà. Bravo, giusto. Oddio, proprio sento una cosa che proprio io... Allora, anche tu... Intorno a questa cosa, a questa frase abbiamo iniziato a capire se, ovviamente affondando dentro il libretto e senza mai distaccarci dal libretto, quest'idea potesse reggere. Per creare un microcosmo dentro il quale ambientare tutta l'opera, che di fatto è una boutique del dolce, possiamo chiamarla così, che si ispira chiaramente a Tiffany e che diventa il Geronimo Co., un piccolo mondo dove si agitano le vite di questi personaggi. Cioè, mi piacerebbe che in questa sequenza si raccontasse già un po' della vita di Carolina. Io non posso diventare una ballerina, non riesco a fare niente, io vorrei farlo ma non lo faccio. Poi a un certo punto ti rianimi, io sì che posso fare la ballerina. E allora balli con ostinazione. L'opera nasce con l'intento di irridere, diciamo, questi borghesi che tendevano a titolarsi, ecco, questa smania del titolo da parte di una certa borghesia che veniva guardata appunto con una certa sì, dose di ilarità da parte degli aristocratici. Geronimo ha questa smania del titolo che lo conduce lungo tutta la trama a dover necessariamente far sposare una figlia con un titolato proprio per raggiungere questo status. Ma non è un caso, secondo me, che sia proprio il nobile il risolutore della trama, cioè il conte nel quale probabilmente Leopoldo II si è identificato, ecco perché ha chiesto il bis integrale di tutta l'opera. Si è probabilmente medesimato al punto da dire guarda che bellezza, ho salvato io Carolina, ho fatto in modo attraverso il sacrificio, no, che il conte compie di risolvere la trama di fatto, perché proprio attraverso il gesto del nobile che Carolina riesce a raggiungere il desiderio espresso all'inizio dell'opera di rivelare finalmente questo segreto a tutti.